Bentornati a tutti nel canale. Continuiamo con la scrittura delle regole per rendere un pochino più intelligente il nostro sistema, che poi è il motivo principale per cui si progetta almeno per cui io ho progettato un Home Automation System. E quindi andiamo a scrivere ulteriori regole per la gestione delle notifiche del robot Xiaomi, robot aspirapolvere. Questa è un'esigenza concreta che ho perché le notifiche che normalmente dovrebbero arrivare dall'app Xiaomi sul telefono spesso non arrivano, o meglio, le vedo solo se apro l'applicazione, quindi non sono delle vere e proprie notifiche push. Non so se questo è dovuto a un problema del telefono, a un problema dell'applicazione o a entrambi. Comunque, per ovviare a questo problema, siccome tutte queste informazioni sono integrabili in OpenHub e io gran parte di esse le ho già integrate, ho deciso di scrivere delle regole che periodicamente vanno a controllare lo stato dei consumabili e quindi della manutenzione del robot, e se ci sono degli elementi sotto una certa soglia mi faccio inviare una notifica, un po' come l'allarme gas, l'allarme energia che abbiamo visto nei video precedenti. Quindi andrò a scrivere delle regole molto simili a quelle che abbiamo scritto nei video precedenti per appunto gestire la manutenzione del robottino. Ecco, ad esempio, partiamo dall'esempio concreto che dicevo. Questa qui è l'applicazione della Xiaomi. Vedete che in alto a destra c'è un pallino rosso che mi indica una notifica, che però vedo solo se apro l'applicazione. Quindi se ci clicco sopra, ho il pallino rosso su consumabili e manutenzione. Se ci clicco vedete che ho 0% sensori e 12% le spazzole laterali. Queste informazioni non mi sono state notificate in maniera push, ma sono andato io a vederle, tra l'altro le ho viste per caso, aprendo l'applicazione perché non la uso quasi mai perché fa tutto da solo il robottino. Quindi le ho viste per caso e mi sono reso conto che effettivamente erano dei lavori da fare. Da qui mi è venuta l'idea di scrivere le regole su OpenHub, in modo da avere un pochino più sotto controllo questa situazione qua. Andiamo quindi a vedere la stessa situazione però su OpenHub, in quanto ho integrato già gran parte delle informazioni del robottino quando ho fatto l'integrazione appunto utilizzando il binding della Xiaomi. Quindi possiamo andare a vederle dalla finestra principale, andiamo su Equipment, Cleaning Robots. Ecco, vedete che ho tutta una serie di informazioni, tra cui pulizia sensori 0%, che è il valore che vedevamo prima, spazzola laterale 12%, eccetera eccetera. Quindi adesso posso andare a scrivere delle regole che lavorano su queste informazioni e che mi possono notificare gli interventi da fare in base ai valori che rilevano. La regola la farò girare tutti i giorni a una certa ora, in modo tale che giornalmente mi possa mandare la notifica per intervenire. Come sempre utilizzo l'OpenHub di test che gira sul mio PC su Docker, e in questo caso, siccome mi devo ricreare la situazione con i vari sensori che mi servono per le regole che ho sull'OpenHub principale, al posto di ricreare tutti i vari binding, equipment, point, think, eccetera eccetera, utilizzo il remote OpenHub binding, che è quel binding che avevamo già visto in un video un pochino più datato. È quel binding che mi permette di collegarmi a un'altra istanza di OpenHub e utilizzare gli oggetti presenti in quell'istanza. Quindi iniziamo da una situazione del tutto pulita perché ho cancellato tutto, quello che avevo fatto nei video precedenti, e partiamo creando la Things per connetterci al server di OpenHub. Quindi il binding non ce l'ho installato, quindi vado a cercarmi l'OpenHub Remote, eccolo qua, lo installo e poi vado a sceglierlo per creare il mio server. Quindi lasciamo tutto di default, mettiamo l'IP del nostro OpenHub principale, creiamo l'oggetto, vedete che ce lo vede già online. A questo punto, andando sui canali, dovremmo vedere tutti gli oggetti presenti nell'OpenHub principale. Quindi a questo punto sono veramente tanti. Vado ad aggiungere il mio equipment, che sarebbe il robot. Non gli do nessun padre perché non ho un modello semantico.
diamo giusto l'iconcina così per simpatia, lo chiamiamo robot, questo equipment, gli diciamo che è un cleaning robot come semantica e poi andiamo a selezionare i canali che ci interessano, quindi iniziamo a scegliere i sensori, eccolo qua, lasciamo pure tutto di default e poi andiamo a prendere le spazzole e aggiungiamo il modello. Ed ecco i nostri 3 item collegati all'Open Hub principale. Quindi a questo punto, senza aver fatto nessun tipo di configurazione di binding verso il robot e tutto, io ottengo le informazioni. Vedete 70, 12% la spazzola laterale e i sensori 0. A questo punto ho le informazioni che mi servono per creare la logica delle mie regole. Come per le altre regole, devo creare degli item che mi servono per la configurazione e poi creerò le vere e proprie regole. Il primo item che andiamo a creare, sulla falsariga degli altri allarmi che abbiamo creato nei video precedenti, è lo switch di abilitazione. Quindi creiamo un item, sono i soliti passi, lo chiamiamo allarme abilita robot, allarme abilita robot, è uno switch, come categoria è uno switch e creiamo. Come secondo item andiamo a creare il vero e proprio switch che gestisce l'allarme. Quindi creiamo nuovo item, lo chiamiamo robot allarme, anzi allarme robot, tipo è sempre uno switch e come icona gli possiamo dare alarm e creiamo anche qua. Non gestisco un item per la configurazione della soglia perché la metto fissa, tanto voglio dire non mi interessa poterla gestire dinamicamente. Metterò un 20%, quindi voglio essere notificato quando uno dei consumabili va al di sotto del 20% di rimanenza. Creiamo ancora un item, un gruppo più che un item, prima di spostarci alla creazione delle regole, che mi permette di raggruppare gli item che gestiscono i consumabili e ne prende il valore minore. Questo valore mi servirà per gestire la vera e propria regola. Cioè, quindi se questo valore sarà sotto una certa soglia, vorrà dire che c'è almeno un item sotto di lui, quindi dei consumabili, che è sotto quella soglia. Quindi con un unico controllo io gestisco tutti i consumabili. Quindi andiamo a creare il gruppo, che è un item che chiamiamo consumabili, robot consumabili, essendo un gruppo mettiamo gr, robot consumabili come etichetta, è un tipo gruppo, solita icona del robot, cioè del robot che io ho deciso che sia per il robot, e poi gli andiamo a dire che è un number come tipo base e poi che funzione di aggregazione ha il minore, quindi lui prenderà il valore minore degli item che contiene. Creiamo questo gruppo e a questo punto entriamo nel nostro gruppo e andiamo a dirgli chi sono i suoi figli, che saranno i 3 item dei consumabili. Al primo aggiornamento di item dovrebbe andare al valore 0. A questo punto andiamo a scrivere la vera e propria regola. Quindi iniziamo dalla regola principale, che chiamiamo allarme robot check. Questa regola io la farò girare a una precisa ora del giorno, quindi tutti i giorni alle 12 ad esempio. Quindi usiamo il tipo cron per decidere il trigger di esecuzione della regola. E poi dobbiamo dirgli che questa regola viene eseguita quando il nostro gruppo dei consumabili ha un valore inferiore a 20%. E ovviamente se la regola è abilitata, quindi vado a prendere l'item abilita che deve essere on.
Cosa devo fare con questa regola? Devo mandare il valore on al mio item di allarme. Quindi salviamo e questa è la regola principale. Adesso andiamo a scrivere la regola che decide che cosa deve succedere quando viene inviato questo allarme. Quindi la chiamiamo allarme robot on. Questa si scatena quando il mio item di allarme riceve un aggiornamento. Qui, a differenza delle altre regole dove io gestivo il changed, cioè che il valore doveva proprio cambiare a on, in questo caso invece gestisco solo che il valore viene aggiornato a on anche se è già a on. Questo mi serve per far sì che la notifica mi arriva anche se il giorno prima mi è già arrivata e io non l'ho ancora azzerata. Diciamo che è un modo per rompere le scatole con le notifiche per far sì che l'operazione di manutenzione venga fatta. Quindi in questo caso, a differenza degli altri casi dove usavo il changed, uso l'updated. Quindi l'updated, come detto prima, si scatena come evento anche se il valore non cambia. Viene ricevuto un valore che è già presente nell'item e quindi non cambia, però l'evento si scatena lo stesso. Questa, diciamo, è l'unica differenza principale rispetto alle altre regole. L'azione di questa regola è, come al solito, mandare una notifica manutenzione robot, quindi mandiamo una notifica all'app e eventualmente aggiungiamo anche la solita riga di log. Manutenzione robot. Salviamo. A questo punto abbiamo fatto tutto, quindi tutti i giorni a mezzogiorno vengono controllati i consumabili del robot. Se ce n'è, vengono controllati non direttamente ma attraverso il gruppo che li raggruppa e che assume il valore più basso tra tutti. Se questo valore è minore di 20, viene inviato on all'item di allarme. Questo evento fa sì che la seconda regola invia una notifica al cellulare, all'app quindi, e scrive un file di log, indipendentemente se l'item di allarme era già su on. Quindi in questo modo io ogni giorno a mezzogiorno riceverò una notifica sul telefono finché avrò un consumabile sotto il 20%. Così sarò un pochino più spronato ad andare a risolvere il problema. Adesso possiamo andare a fare un piccolo esempio di esecuzione utilizzando il sistema principale dove ho implementato queste stesse cose che vi ho fatto vedere qui e lo vediamo come al solito live direttamente sul telefonino. Ovviamente la regola la devo scatenare io perché sennò dobbiamo aspettare l'orario giusto. Quindi ci spostiamo sull'Open Hub principale dove eseguiamo il test e andiamo a cercarci la regola da eseguire a mano. Eccola qua, allarme robot check, che è totalmente identica a quello che abbiamo visto prima. Sullo schermo dello smartphone invece vedete la mia sitemap, quella ufficiale, e la parte che ci interessa è impostazioni allarmi, dove ho tutti gli allarmi abilitati che gestisco, quelli che abbiamo visto nei video precedenti, diciamo, più quello della manutenzione del robot che al momento è disabilitato e lo vado ad abilitare. E poi abbiamo la sezione allarmi dove vedo gli item che hanno scatenato degli allarmi e posso eventualmente andare a resettarli. Quindi tutto quello che abbiamo visto separatamente nei vari video che in questa sitemap vediamo invece tutto insieme. A questo punto vado ad eseguire la regola a mano direttamente dall'interfaccia web, simulo l'esecuzione di mezzogiorno e dovrei vedere arrivare la notifica sul telefono e la sezione allarmi della parte on monitoring dovrebbe andare su on. Quindi proviamo a eseguire. Ecco, vedete che è arrivata la notifica, manutenzione robot necessaria, e la sezione allarmi è diventata on. Se ci clicco vedo che il mio allarme robot è on. Quindi adesso, giusto per spiegarvi il discorso di prima del changed e dell'updated, adesso elimino la notifica di prima, il mio item è ancora su on, rieseguo la rule
e come vedete la notifica mi arriva di nuovo, anche se il mio item è già su on. Quindi questo è il discorso updated e changed. Se avessi messo changed, la notifica non mi sarebbe arrivata, a meno che non avessi resettato allarme robot. Quindi adesso lo riporto in condizioni off ed è a posto così. Quindi questa situazione qua si verificherà tutti i giorni alle 12 finché, e lo possiamo vedere da qua, il mio gruppo consumabili ha il valore inferiore al 20%. Quel valore viene preso dal minore dei consumabili presenti nel gruppo. Quindi nel momento in cui io andrò a pulire i sensori e cambiare la spazzola laterale sul robot, andrò sull'app Xiaomi, dirò che ho fatto queste operazioni, questi valori torneranno al 100% e quindi la situazione tornerà a essere non soggetta ad allarme.